Cari amici, ben ritrovati. Siamo qui in compagnia di Fausto e Fausto è un grande giocatore di poker e oggi ci mostrerà le sue capacità nel gioco del poker. No, sto scherzando. Fausto, quanto ti intendi di poker? Niente. Niente. E invece ti farò vedere che anche pur non intendendoti niente di poker, sarai un grande giocatore. Però prima voglio raccontarti una cosa che mi è capitata mentre giocavo a carte con i miei amici. Come si sa, c'è sempre il sapientone, quello che sa tutto del gioco del poker, e allora mi sono trovato a giocare a poker con lui e lui non era convinto che avessi mescolato in maniera genuina. Allora gli ho detto: va bene, facciamo 2 mazzetti, quindi aiutami a interpretare questo mio amico, taglia il mazzo a metà, poi taglia nuovamente il mazzo a metà e taglia anche quest'altro mazzo a metà, come se fossero 4 giocatori. Però a questo punto, anche dopo il miscuglio e dopo il fatto che avesse tagliato lui le carte, non era molto sicuro che le carte fossero appunto tutte mescolate, e poi, sapendo che io faccio il prestigiatore, aveva paura che io barassi. Allora si è inventato una sorta di miscuglio stranissimo, perché lui diceva che rompeva tutti gli algoritmi che io avevo fatto nel mescolare le carte, e questo miscuglio, io te lo faccio vedere col primo mazzo, poi lo farai tu, consisteva semplicemente nel prendere 3 carte dalla cima del mazzo e metterle in fondo, e quindi mettere una carta sopra gli altri mazzetti. In questo modo, secondo lui, tutti gli algoritmi, tutti gli ordini delle carte suoi immaginari erano scombinati. Quindi adesso ti chiedo di ripetere la stessa cosa. Quindi prendi questo mazzo di carte, le prime 3 carte le metti sotto, in fondo al mazzo, 1, 2 e 3 in fondo, e poi metti una carta sopra quest'altri mazzetti nell'ordine che vuoi. Esatto. Quindi adesso ti chiedo di ripetere la stessa cosa col terzo mazzetto, quindi 3 carte vanno sotto e 3 carte, una sopra ogni restante mazzetto. E quindi ripetiamo, mettiamolo pure qui, l'ultima volta con quest'ultimo mazzo. 3 carte in fondo e una carta sopra gli altri mazzetti. A questo punto il mio amico era convinto che non ci fosse nessun ordine delle carte, che nessun mago potesse avere qualche punto di riferimento col mazzo, però lui pensava che io fossi solo un prestigiatore, e invece io sono anche un mentalista, e da mentalista posso dirti che, ad esempio, io mi sento che carta c'è qui, e posso anche dirti che carta è. Secondo me è un asso. Allora il mio amico ha girato la carta per vedere se effettivamente c'era un asso, e sarà stato un caso, ma c'era effettivamente un asso. Allora il mio amico ha detto: la solita fortuna, ci sono 4 assi, è ovvio che una carta possa capitare asso. Però gli ho detto: guarda, io ti so dire anche che carta è in questo mazzetto, e sarà un caso, ma anche in questo mazzetto in cima c'è un asso. Il mio amico ha girato e effettivamente c'era il secondo asso rosso, l'asso di cuori. Allora lui, un po' stizzito, ha detto: beh, una coppia capita a chiunque. E gli ho detto: va bene, se ti dicessi che io ho tirato fuori il terzo asso dal mazzo che hai tagliato e mescolato tu secondo il tuo modo, gira pure la carta, e anche la terza carta era un asso. E io alla fine gli ho detto: ma siccome giochiamo a poker, la mano più classica del poker è il poker d'assi, gli ho detto che il miscuglio che aveva fatto lui mi aveva portato a mettere in cima ai 4 mazzetti tutti e 4 gli assi. E così il mio amico non ha più voluto giocare a poker con me. Ora chiedo a te, Fausto, di partecipare, visto che hai detto che non sei esperto di poker, a una partita a poker con me. Quindi ti chiedo di mescolare questo mazzetto. Ecco, prendi 3 carte. Fai un po' più sopra così la telecamera inquadra. Ecco, prendi 3 carte a caso, quelle che vuoi, e mettile qua sopra. E queste carte non ci servono più. Quindi mescola anche questo mazzetto. Mescola pure come vuoi, a caso, fai confusione, come ti va meglio. E metti 3 carte sopra questa unica carta qua.
Perfetto, fai la stessa cosa con questo mazzo, quindi mescolalo. E poi metti 3 carte sopra questa carta. Esatto, e quindi ripetiamo con l'ultimo mazzo di carte. Quindi adesso abbiamo mescolato tutte le carte, sono carte completamente casuali, e poi ne metteremo 3 sopra quest'ultima carta in modo da poter formare una mano immaginaria di poker. Quindi mettiamo 1, 2 e 3 carte. Questo mazzetto non ci serve più. Ora ti chiedo di ricomporre il mazzo, quindi mettendo come vuoi uno sopra l'altro gli altri mazzi, e dai anche un taglio. Un taglio. Mettilo sopra. Perfetto, ora se vuoi diamo una mescolata, prendiamo un po' di carte così, facciamo un po' di caos a caso, faccio un taglio anch'io e poi concludiamo con un taglio tu, in modo che l'ultima mescolata tramite questo taglio l'hai data tu. Bene, ora ti chiedo di immaginare 4 giocatori e di distribuire una per una carta a ognuno di questi giocatori. Quindi mettiamo una carta qua, una qua, una qua, no, mettiamola così, e una qui. E quindi ricominciamo: il primo giocatore, una carta, un'altra carta, un'altra e un'altra. Continuiamo così fino ad esaurire le carte. E l'ultima carta lì. Ora ricomponiamo bene i mazzetti. Ora, visto che siamo in 2, facciamo questa immaginaria partita noi 2. Dunque, prendi due mazzi, quelli che vuoi, ecco, portali a te, facciamo così. Ora scegli un mazzo mio, quello che vuoi, indicamene uno perché prima faremo una prova, ok, e indica uno anche per te. Questo qui, ok, allora questi li teniamo per ultimi e con questi faremo la prova. Adesso ti chiedo, come in una partita da poker, di farmi vedere le tue carte, quindi giriamo una per vedere se è una mano vincente, e ripeto, questa qui è solo una prova. Quindi abbiamo un 8, l'8 di cuori, poi abbiamo un 3 di picche, un 8 di quadri, quindi abbiamo una coppia, e il 10 di picche, quindi tu hai fatto una coppia. Ora vediamo le carte che ho io. Ho un 8, l'8 di picche, un 10, il 10 di fiori, un 7, quello di fiori, e poi il 3 di fiori. Quindi questa ipotetica mano l'avresti vinta tu, però era una prova. Adesso siamo giunti alla finale vera e propria. Abbiamo questi due mazzi e ora tocca a me a farti vedere. Ricordiamo, tu hai detto che non sapevi proprio giocare a poker, non te ne intendi. Quindi vediamo la mia mano. Ho un 2 di fiori, la donna di cuori, un 7 di picche e un 5 di quadri. Non ho nessun punto, mi è andata male. Vediamo una per una le carte che hai tu. Abbiamo l'asso di fiori, l'asso di picche, l'asso di cuori e l'asso di quadri. Bene, non sempre quando si pensa di non sapere giocare a un gioco, in realtà non sappiamo giocare, perché ha avuto la mano migliore. Poker, dassi e fortuna. Un po' di bravura. Bene, ringraziamo Fausto per essere stati con noi in questo effetto magico. Un magico saluto da Fausto e da Lucoral.